Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro potrebbe essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita. Bene, quello che vedremo oggi sono le previsioni per l'amore per i primi 15-20 giorni di marzo. A metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link a un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche emotive per la prima parte di marzo. Grazie. Il diavolo. Cari amici del Toro, periodo di forte passione, io direi. Il diavolo fa riferimento a quello che sono appunto le passioni, le energie a volte anche un po', diciamo così, dense, potrebbe far riferimento a rabbia, paura, oppure, potrebbe parlarmi di quello che è una sorta di schiavitù, una sorta di, se vogliamo, prigionia. Normalmente la prigionia, che rispecchia, diciamo che rappresenta il diavolo, non è mai una prigionia dovuta ad altri, ma è una prigionia, diciamo così, volontaria. Ecco perché molte volte fa riferimento a quelli che sono i vizi, perché sono una schiavitù volontaria, scusate, ho mosso tutto. Allora, iniziamo con il 6 di pentacoli e un 6 di spade, 2 6. Quindi qui si parte da quello che è una situazione di equilibrio e di, se vogliamo, generosità, stabilità, a quello che è una situazione del 6 di spade che, mi parla di quello che è una sorta di allontanamento, una sorta di distacco, se vogliamo. Potrebbe essere sia a livello fisico che a livello emotivo, eh. Abbiamo poi l'appeso mi parla di quello che è una situazione a volte di sofferenza, ehm, e devo dire che in questo caso c'è una sorta di stand-by, c'è la necessità da parte vostra di vederci chiaro, per quello che riguarda, diciamo, l'inizio di questa situazione. Sento che, il punto è che sì, magari vorreste andarvene, ma non sapete bene da che parte andarvene, non sapete bene come uscire, che direzione prendere per uscire da questa situazione, del diavolo. Abbiamo poi un re di coppe. Allora, potrebbe far riferimento a una persona che magari è nel vostro intorno, che vi dà una mano ad uscire da questo tipo di situazione, diciamo così, non proprio sana, oppure potrebbe essere, la vostra persona di riferimento, quindi la vostra persona di interesse se siete dentro una relazione, okay? Se non aveste nessuno, io sento che si tratta proprio di quello che è il vostro modo di porvi all'interno di una relazione, qualsiasi essa sia. Nel senso che magari siete persone che all'inizio tendono a dare tanto, poi tendono a staccarsi. Mhmm, Sento che comunque ha a che vedere molto con il vostro, diciamo, lato generoso, con il vostro darvi, dare sia da un punto di vista materiale, quindi magari con siete persone che aiutano dando soldi piuttosto che un aiuto in concreto, magari regalando cibo o mi parlano di, aiutare a tenere in ordine e pulita una casa, cose di questo genere. Siete persone che comunque si prestano molto per gli altri, okay, però sento che in qualche modo questo 6 di spade, come dicevo prima, parla di quello che è un allontanarsi, un'esigenza. Molte volte, fa solo fa riferimento a quello che sono i condizionamenti mentali, familiari, okay? Ehm, Dicevo, abbiamo poi un fante di, pentacoli e quello che sento è che probabilmente c'è qualcuno qui che ha bisogno ancora di porre l'attenzione sulle piccole cose. Sento che questo tipo di lavoro deve essere ancora fatto, questo tipo di distacco deve essere ancora fatto. Ecco perché c'è qua il fante, di pentacoli. Per qualcuno fa riferimento al figlio, quindi magari se c'è qualcuno che vuole uscire da questo tipo di situazione,
c'è un figlio di mezzo, è per quello che c'è questa sorta di: "Okay, vado, però dove vado? Non so dove andare, non so cosa fare, non so come muovermi", okay? L'otto di pentacoli alla fine della stesa diciamo che promette bene, nel senso che, parla di lavoro. Quindi se in questo momento non avete un lavoro, siete in cerca di un lavoro, state facendo un lavoro magari all'interno della coppia, okay, prospetta bene, nel senso è una cosa sulla quale si può lavorare. Allora andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo, okay, abbiamo, allora, per spiegare il 6 di denari abbiamo il re di coppe al contrario e il 6 di bastoni al contrario. Dunque, quello che sento, è che per certi versi, c'è una sorta di, come vi posso dire, è come se non foste in contatto con voi stessi, no, è come se, si tendesse a dare tutto a quest'altra persona, ma quest'altra persona non riconoscesse quello che è il vostro sforzo, non riconoscesse quello che è il vostro darvi. Per certi versi mi parlano di dar per scontato, è come se vi dessero appunto per scontati. Sento che è sì, potrebbe essere la vostra persona di interesse comunque. Allora, per quello che riguarda il 6 di spade abbiamo la carta della morte che mi parla di rigenerazione, di trasformazione, queste sono troppe, di chiusura di ciclo, di apertura di un ciclo nuovo. Qui c'è bisogno di far morire qualche tipo di credenza limitante, qualche tipo di forma pensiero, di abitudine anche, perché ricordiamoci che comunque abbiamo un diavolo. E il 3 di spade. Sì, bisogna allontanarsi da un qualche tipo di sofferenza. Se, come dicevo prima, qui vi state aspettando quello che è un riconoscimento dall'esterno e questo riconoscimento non arriva, staccatevi da questa cosa, cioè non cercatelo più questo riconoscimento, okay? Ehm Questo vale sia che abbiate una relazione, quindi magari che stiate cercando riconoscimento da parte del partner, o nel caso siate single è diciamo un modus operandi che tendete ad avere, il fatto di, chiedere sempre conferme all'altro. Andiamo a vedere perché abbiamo l'appeso, per piacere, grazie. Ancora una carta. Okay. Allora, abbiamo di nuovo un 8 di pentacoli, vi era già uscito prima, e un 7, di coppe. È come se qui, c'è qualcuno che sta pensando, sta valutando, sta studiando, diciamo così, quello che potrebbe essere una via d'uscita, quello che potrebbero essere le varie possibilità, che ci sono, i vari sento che mi parlano di piano, quindi sento che qualcuno è come se stesse, ehm come vi posso dire, organizzando un piano, cercando di capire come può muoversi, okay, come può distanziarsi. Allora il carro è spiegato da quello che è il 7 di pentacoli, quindi io qui sento che c'è proprio una guardate, è la stella, c'è una forte esigenza di andarmene da questo tipo di situazione, da questo tipo di diavolo in questo momento, no, ehm io sento che molte persone sono arrivate veramente al limite, avete già abbastanza sofferenza dentro il cuore, dovete staccarvi da questa persona o da questa situazione o da questa credenza, okay, ma è necessario per il vostro, diciamo, avanzamento, spirituale, il vostro avanzamento personale, perché finché rimanete attaccati a quello che è il passato non riuscite a vedere quello che di bello arriva, perché comunque questo re di coppe, nel caso non abbiate nessuno, questo re di coppe potrebbe proprio essere una persona che arriva nella vostra vita e la vedo come una persona saggia, una persona che comunque, è allineato o allineata comunque con quelle che sono, è coerente, è una persona coerente, è una persona amorevole, è una persona protettiva, quindi sento che, se non avete nessuno potrebbe essere che questo re di coppe rappresenti qualcuno che sta arrivando nella vostra vita, okay? Vi ricordo che avete in realtà ci sono 2 figure, perché avete anche il il fante di denari, quindi potrebbe essere che magari è più di una persona quella che arriva nella vostra vita, magari con una, riuscirete, diciamo così, a mi parlano di scopo di vita, quindi sento che per qualcuno
percorso di vita. Mi parlano di questo perché probabilmente per qualcuno sta arrivando una persona con la quale sviluppare un qualche tipo di lavoro, un qualche tipo di progetto, okay, c'è bisogno di lasciarsi indietro questo diavolo, c'è bisogno di lasciarsi indietro tutto questo, okay? Allora, il re di coppe quante carte? È spiegato da una regina di spade al contrario, da un 4 di pentacoli, da un cavaliere di bastoni e da un 4 di spade. Avete 2 4, che è una carta comunque di un numero di stabilità il 4, okay? Ehm, sì, ripeto, io sento che questa persona o comunque l'energia di quello che è il re di coppe, vi porterà, se vogliamo, mhmm, a lasciare un po' stare tutta questa sorta di pensieri, okay, tutta questo momento, diciamo così, riflessivo, e vi porterà ad agire. Quindi con il carro si va verso quello che è, l'agire verso i propri desideri, verso i propri obiettivi. Sotto il carro avete la stella, quindi sento che qui c'è qualcuno che è come se riuscisse ad un certo punto a definire qual è l'obiettivo. E comunque abbiamo anche un 4 di spade. Il 4 di spade parla di quello che è una guarigione, parla di quello che è un ricaricare le batterie, come se, questa persona per certi versi vi facesse proprio bene, nel senso che vi sprona, vi toglie un po' da quello che sono i pensieri, vi porta all'azione, vi porta proprio a quello che è il ricaricare le pile, a stare bene. Andiamo a vedere guardate, il fante di coppe spiegato giustamente da un altro fante, scusate, il fante di denari è spiegato da un altro fante di denari. Vediamo che altra carta mi danno. Quindi sento che veramente e la wow, bellissimo. Sì, per certi versi sento che questa sarà una relazione verso la quale vi applicherete. Imparerete molto, sento che c'è proprio quello che è un avete anche la temperanza, quindi una guarigione. Io sento che questo tipo di relazione vi farà proprio bene con questa persona. Io non lo so se sarà una relazione di tipo romantico o se magari è un amico, un'amica, un fratello, un parente, un collega di lavoro che comunque con quello che è la sua vicinanza, se vogliamo, intraprendere ma anche solo un dialogo, comunque la relazione che avrete con questa persona, io sento che vi farà bene, vi farà capire un sacco di cose. Per qualcuno sento che si inizierà, diciamo così, a fare proprio quello che è un lavoro di tipo interiore, a studiare come poter migliorare, e con questo tipo di lavoro, avendo la temperanza, sento che si va verso quello che è un equilibrio e difatti poi la stesa finisce con quello che è il lavoro, con quello che è la carta uhm, della costanza, okay, il lavoro fatto bene, il lavoro che merita, il lavoro da 10 lode diciamo, no, ed è spiegata questa carta da un 8 di bastoni e da un fante di bastoni. Quindi io qui sento che andrete proprio verso quello che è l'azione, verso quello che è l'espressione di voi stessi, verso quello che potrebbe essere, il vostro, puntare il bastone e dire: "Okay, esisto anch'io, questo sono io, questa sono io." Farvi valere per certi versi, okay? Okay, allora andiamo a vedere, il conscio e l'inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto, vi ricordo che se volete supportare il canale, potete mettere un like, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete condividere e commentare. Bene, conscio e inconscio per i nostri amici del Toro, per piacere, grazie. Okay, wow. Abbiamo trasformazione ed è la carta della morte e ce l'avevate anche qui, e aggrapparsi al passato. Sì, questa è un po' la carta, il 6 di spade, che identifica il discorso dell'aggrapparsi al passato. Sento che c'è qualcuno qui che non si rende conto che in realtà ha delle idee, delle credenze, delle forme pensiero, come già dicevo prima, che sono un po' obsolete. Magari
non vi servono più. Magari sono credenze che voi avete appreso durante l'infanzia ed erano credenze valide per quel tipo di periodo storico, però diciamo che adesso, che già siete grandi, magari sono credenze che non vi servono più, che tendono, diciamo così, a tirarvi indietro. E la carta della trasformazione è proprio la carta della morte. Siete adesso effettivamente in una fase di forte cambio. State probabilmente elaborando quello che è questo dolore, questo non riconoscimento di cui parlavamo prima, questo vostro dare tanto e ricevere poco, okay? Sento che in qualche modo vi state staccando dal risultato, no, o perlomeno quello è il lavoro che state cercando di fare, E quello che non di cui non siete consapevoli è che appunto vi state aggrappando a quello che avete perso, senza rendervi conto che sta arrivando tutta una serie di cose bellissime, sta arrivando la guarigione, avete la temperanza, sta arrivando qualche cosa per destino, okay? Quindi state tranquilli, state sereni, può essere che sia solo un periodo, voi cercate comunque di fare, come dice l'8 di pentacoli, di fare un lavoro su di voi, puntate l'obiettivo perché avete la stella, quindi andate dritti verso lo vostro obiettivo e cercate di focalizzarvi sul carro, su quali sono, diciamo così, i vostri punti di forza, come usarli, dove poter andare. Perché in realtà il carro mi dice che avete tutte le possibilità, tutte le carte in regola, okay, per fare i passi che volete fare. Il punto è staccarsi dal passato. Bene, andiamo a vedere da parte di questo oracolo un consiglio, per piacere, grazie. 2 consigli. Abbiamo lo specchio d'oro, auto-osservazione, narcisismo, relazione a un senso solo, love bombing. Quindi per qualcuno fa riferimento proprio al fatto, a questo, guardate, ve la metto anche qua vicino. Fa proprio riferimento a quello che, sono le sensazioni magari belle che si sono avute in passato, okay? Il love bombing, per chi non lo sapesse, funziona proprio così. Si tratta di quello che è un bombardamento iniziale nella relazione, nella storia, con complimenti, con cose del tipo: "Tu sei l'unico, tu sei la prima che", di qui di lì. Ve la raccontano tanto, poi dopo un po', c'è la fase di svalutazione, lì inizia tutto il gioco, diciamo così, del narcisista, che è tutto un tira e molla, e le persone e voi, magari non tutti, però vi spiego la dinamica, rimanete attaccati a quel magari 3, 4 settimane idilliache, finte, perché poi sono una recita, okay, e rimanete aggrappati lì e dite: "Quando potremo tornare di nuovo così?" La risposta è mai. Mai, perché è una realtà finta che certe persone mettono in atto. Okay, giustamente dice anche che una relazione ha un senso solo e qui ve l'ho già detto, qui date tanto, date troppo probabilmente, okay, o avete dato troppo. Ma io credo che sia un vostro modo, ripeto, è una stesa che va bene sia che siete single sia che siete in relazione, perché è proprio un vostro modus operandi in tutte le relazioni. Può anche esser valido nei confronti delle relazioni a livello lavorativo, okay? La seconda carta è non abbastanza. In effetti, guardate, frustrazione in una relazione, perdita di fiducia, autosabotaggio, problemi con l'ego e gelosia, che è di nuovo quello di cui stavamo parlando prima. Quindi le carte ancora vi dicono: vi siete frustrati in questa relazione, non siete felici, okay, e c'è una perdita di fiducia. Per qualcuno può essere un autosabotaggio, okay, ricordo che avete la carta del diavolo, è una carta di pensieri tossici, è una carta di paura, una carta di rabbia, okay, quindi siete un po' in questa energia densa e avete bisogno di trasformare questa energia, avete qui la morte, okay? Staccatevi dal passato che non vi serve, staccatevi da quello che questo è proprio lo staccarsi dal passato. Rigeneratevi, trasformatevi e lasciate indietro questo tipo di dolore. Puntate l'obiettivo, voi potete, ma se non vi staccate dal passato non potete andare avanti.
Bene. Ehm, un ultimo consiglio da parte di questi oracoli per i nostri amici del Toro. Wow, 2 messaggi. Guardate, allora il primo è saggezza. Guarda il tuo avversario come un'opportunità per espandere la tua luce spirituale. Sì, perché giustamente gli altri sono sempre il nostro specchio, okay? Quindi quello che ci dà fastidio degli altri è perché in realtà rispecchia, fa vibrare qualche tipo di, diciamo emozione dentro di noi che ancora non abbiamo risolto, okay? E libertà. Segui il tuo cuore e nutri la tua anima con amore e libertà di crescita, libertà per crescere, okay? Quindi spirito libero. Bene, cari amici del Toro, io spero che la lettura vi sia stata utile. Ehm, se vi invito, per chi non sapesse, vi invito a cercare su YouTube, ci sono tanti YouTuber, cercate quelle che sono le dinamiche narcisistiche e le relazioni tossiche, possono comunque aiutarvi ad aprire gli occhi sul perché di molti meccanismi, insomma, okay? Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.